Cari amici, oggi Artelet Filoarcheo ha pensato per voi a un breve approfondimento sui romanzi gotici, la loro genesi ed evoluzione dalle origini fino ai giorni nostri. Sviluppatosi intorno alla seconda metà del Settecento, inizialmente si caratterizza da un insieme di elementi quali l'amore perduto, i conflitti interiori e il sovrannaturale. Lo scrittore inglese Horace Walpole, colui che diede avvio a questo nuovo genere letterario, si ispirò alla sua villa di Strawberry Hill per la stesura del Castello di Otranto del 1764. L'espressione gotico fa riferimento al termine usato a partire dal Rinascimento per indicare l'architettura e l'arte del Medioevo. Esiste un rapporto fisico molto stretto fra architettura e romanzo gotico, del quale i veri protagonisti diventano proprio l'ambientazione e la scenografia della narrazione. Come il neogotico rifiutava la chiarezza e il razionalismo dello stile neoclassico dell'establishment dell'età dei lumi, il termine gotico venne collegato all'apprezzamento delle gioie date dall'emozione estrema, lo struggimento della paura e la soggezione inerente al sublime, con la ricerca di un'atmosfera adeguata. Le rovine degli edifici gotici evocavano molteplici emozioni, rappresentando il decadimento inevitabile e il crollo delle creazioni umane. Tra i fattori che hanno contribuito alla nascita del genere vi è il parallelo sviluppo in Europa del romanticismo e il richiamo del misterioso e del magico, dell'esotico, del primitivo, del tenebroso, temi che diventeranno elementi caratterizzanti del romanzo gotico per eccellenza. Dopo Walpole e la scrittrice Clara Reeve con Il vecchio barone inglese, il romanzo gotico diventa conosciuto come romanzo nero o del terrore. Già nel XVII secolo Milton si occupò di letteratura gotica per certi aspetti con la stesura del Paradiso perduto nel 1667, in cui narra l'episodio biblico della tentazione di Adamo ed Eva ad opera di Satana e la loro cacciata dal giardino dell'Eden. Tra l'altro, il protagonista principale del poema è proprio Satana, l'angelo caduto. Milton rappresenta Satana come un essere ambizioso e orgoglioso che sfida Dio Onnipotente, suo tirannico creatore, e muove guerra contro il paradiso, per essere poi sconfitto e fatto precipitare in terra. Satana è rappresentato come l'oggetto di ammirazione della storia, da imitare e celebrare come un vero eroe. Lotta duramente per vincere i suoi stessi dubbi e le sue stesse debolezze e porta a compimento il suo obiettivo, ossia corrompere la specie umana. Satana è considerato il più interessante e avvincente dei personaggi del Paradiso perduto, principalmente per la sua complessità e la sua astuzia. In un certo modo è simile al personaggio di Iago dell'Otello di Shakespeare. I misteri di Udolfo è un romanzo scritto da Anne Radcliffe, il quarto e più noto pubblicato in 4 volumi nell'estate del 1794 a Londra. Segue le vicende di Emily, una giovane che soffre, oltre ad altre disavventure, la morte del padre, terrori sovrannaturali in un castello e le macchinazioni di un brigante italiano. I misteri di Udolfo contiene tutti gli elementi del romanzo gotico, situazioni di terrore fisico e psicologico, eventi apparentemente sovrannaturali, castelli remoti e in rovina, la presenza di un nemico e di un'eroina perseguitata. Presenta inoltre numerose descrizioni di paesaggi esotici nei Pirenei e negli Appennini. Frankenstein o il moderno Prometeo è un romanzo gotico horror fantascientifico scritto dall'autrice britannica Mary Shelley fra il 1816 e il 1817, all'età di 19 anni.
Fu pubblicato nel 1818 e modificato dall'autrice per una seconda edizione del 1831. È questo il romanzo con cui nascono le figure letterarie del dottor Victor Frankenstein e della sua creatura, spesso ricordata come mostro di Frankenstein, ma anche in maniera erronea come Frankenstein, nome che invece appartiene al suo artefice. Frankenstein è uno dei miti della letteratura proprio perché affonda le sue radici nelle paure umane. È probabile che il suo successo sia dovuto proprio alla figura del mostro, espressione della paura al tempo diffusa per lo sviluppo tecnologico. La creatura è l'esempio del sublime, del diverso, che in quanto tale causa terrore. Dalla pubblicazione del libro il nome di Frankenstein è entrato nell'immaginario collettivo in ambito letterario, cinematografico e televisivo. È inoltre spesso utilizzato per estensione come esempio negativo in quello bioetico, alludendo al fatto che il suddetto dottore compisse esperimenti illeciti o eticamente discutibili. Caratteristiche basilari delle opere di Edgar Allan Poe sono l'orrido, l'angosciante, il mistero e la morte fino alle estreme conseguenze terrene. Nella sua biografia si evince che questi tratti li acquisì molto probabilmente in gioventù, con la morte della madre e della prima moglie per tubercolosi polmonare, o addirittura quando il suo insegnante di matematica, per fargli imparare i numeri, si ritrovavano nel cimitero adiacente al collegio per fare il calcolo di quanto fossero vissute le persone. Tra le opere che rimarcano queste caratteristiche troviamo Berenice e Morella del 1835, Ligeia del 1838, La caduta della casa degli Usher 1839, La maschera della morte rossa 1842 e La sepoltura prematura del 1844. Giro di vite di Henry James, apparso originariamente a puntate nel 1898 sulla rivista Collier's Weekly dal 27 gennaio al 16 aprile, fu classificato sia come storia di fantasmi che del genere gotico e ha come protagonista una governante che, occupandosi di due bambini in una remota magione nella campagna inglese, finisce per convincersi che siano posseduti dalle anime di due malvagi individui defunti. Nel corso della sua carriera, Henry James è sempre stato attratto dalle storie di fantasmi, benché il suo modo di trattare l'argomento fosse distante dagli stereotipi legati al genere. La sua concezione di fantasma era un'estensione della realtà quotidiana e il Giro di vite non fa eccezione a questa metodologia. È un romanzo particolarmente ispirato allo stile della letteratura gotica. Tale ispirazione è rinforzata sia dall'enfasi posta sulla descrizione dell'antica costruzione in cui il romanzo è ambientato, sia nell'utilizzo dell'elemento della luce nel descrivere le forze sovrannaturali. Il personaggio dell'istitutrice fa un riferimento diretto ai misteri di Udolfo di Anne Radcliffe e indirettamente anche al romanzo Jane Eyre di Charlotte Brontë. Nel suo capolavoro per eccellenza, lo scrittore irlandese Bram Stoker compie un'approfondita ricerca storica e folcloristica per creare un personaggio che doveva incarnare tutti gli stereotipi negativi dello straniero. Così, quando all'inizio del romanzo il conte Dracula traccia la sua genealogia, in essa Stoker mette Attila, il re degli Unni, i vichinghi giunti dall'Islanda e naturalmente il noto Vlad III di Valacchia. È così che nacque il romanzo epistolare Dracula nel 1897. Stevenson non voleva fare l'ingegnere come suo padre e suo nonno prima di lui. Decise che la sua vita sarebbe stata quella dello scrittore. E infatti lo ricordiamo principalmente per due noti romanzi: L'isola del tesoro, scritto per il figlio della moglie Lloyd Osbourne, anche lui scrittore,
e Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. L'impatto della storia è stato universale, facendo entrare la definizione Jekyll e Hyde nel linguaggio comune a significare una persona con due distinte personalità, una buona e l'altra malvagia, o la natura normalmente buona ma talvolta totalmente imprevedibile di un individuo. In senso psicologico è diventata la metafora dell'ambivalenza del comportamento umano e anche del dilemma di una mente scissa tra l'io e le sue pulsioni irrazionali. Sul versante italiano, lo scrittore Antonio Fogazzaro scrive il suo primo romanzo, Malombra, nel 1881. È un tipico esempio di romanzo gotico per le sue tetre ambientazioni. La figura femminile seducente e sensuale, ai contrasti interiori fra spiritualità e mondanità del protagonista. Il tema religioso che si pone come orizzonte di salvezza e come elemento di disciplina morale alla curiosità per l'occulto, lo spiritismo, il misterioso e la normale, ma anche l'identificazione del paesaggio con gli stati d'animo dei personaggi all'uso del dialetto al fine di un maggiore realismo. La critica contemporanea del tempo classificò il romanzo come un'opera del tardo romanticismo, anacronista rispetto alla letteratura verista. In realtà, Marina di Malombra, creatura quasi demoniaca, è già un personaggio tipico della letteratura decadente, una via di mezzo tra le donne fatali del primo Verga e la superfemmina di D'Annunzio. Tra i più popolari autori contemporanei vanno annoverati per questo genere anche Stephen King, che ha prodotto alcuni romanzi del sottogenere suburban gothic, e Anne Rice, con la saga di vampiri, streghe e diavoli. Si tratta però dello sbocco ulteriore nell'horror con ricchezza di particolari macabri. La Rice ha ridisegnato parzialmente la figura del vampiro e messo in risalto l'aspetto passionale dell'uomo. Come sempre, a conclusione dei nostri video approfondimenti, vi riporto una bibliografia essenziale di testi che potrete consultare per approfondire meglio queste tematiche. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre e ci vediamo presto con altri nuovi video approfondimenti targati sempre Artelette Filoarchio.